Shou, Yen, Shen, Fa, Pu. Shou, Yen, Shen, Fa, la consapevolezza. Cosa serve? Il metodo. Pu. Ha tante interpretazioni, tante. Tu fai stili interni, quindi gli do un'interpretazione più sottile. L'essere umano ha le mani come massima espressione, anche nel cervello, le zone dedicate al cervello delle mani è tantissimo della corteccia. Noi pensiamo che ci siano, non so, delle zone, quelle dei sentimenti enorme, no? La zona enorme del cervello è quella dedicata alle mani. Tanto per l'essere umano sono importanti le mani. Nella nostra pratica la mano è importante. Non so, mano come sfere che tiene il drago, mano che pulsa come nello stile Yang di Tai Chi, mano come le ali di un uccello nel Tai Chi Chuan, mano a picca, 5 montagne, il pugno solo col dito medio che sporge, il pugno solo con l'indice che sporge. Quanto è importante la mano nelle nostre arti. Hai consapevolezza di questa mano? Nelle arti marziali se colpisci male ti fai male. Se do un pugno forte colpendo con le ultime falangi, un pugno ad esempio un gancio, si rompono proprio le ossa, perché la mandibola è più grande del mio ossicino. Si risolve il problema fasciandosi la mano, ma in difesa personale non ti fasci la mano. Quindi avere la consapevolezza che colpisci solo con le prime 2 nocche, oppure che con la prima nocca e poi con tutte, ma non che dai un pugno alla boia, non sai come colpisci, perché l'osso si rompe, soprattutto l'ultimo, quello del minimo. Hai consapevolezza di cosa stai facendo con quelle mani? Shou. Yen, lo sguardo. Negli stili interni addirittura lo sguardo è direzione del Qi. Ok, negli stili esterni, nello Shaolin guardi negli occhi la persona, nel Pagua guardi l'intera persona, stile interno, no? Ma gli occhi sono la direzione del Qi. Pensiamo nel Qigong quando facciamo la scimmia maliziosa. Non è così sarà spaventata, è maliziosa. E Zemo dice proprio in francese malé. Zemo dice proprio malé. No? Oppure quando nel Patoncin si dice colpire con sguardo irato, non sarà così catatonico, sarà così, cioè, gli occhi. Colpire con sguardo irato, colpire con sguardo irato, colpire con sguardo irato, colpire con sguardo irato. Gli occhi, dove vanno i tuoi occhi? Dove metti a fuoco? Sempre nel Patuancin è molto importante che non guardi la mano, ma guardo lontano, metto a fuoco lontano, come quando veramente tiro con l'arco. Quando tiro con l'arco non guardo la mano, quando tiro con l'arco guardo il bersaglio e veramente metto a fuoco lontano. E quanto è terapeutico questo per un artigiano che tutto il giorno lavora lì a 30 centimetri, un sarto. Oggi tutto il nostro mondo con i cellulari, col video, è a distanza ravvicinata. Quanto è terapeutico usare anche con la volontà il focus lontano. Shou Yen, Shen è corpo, quindi come è connesso il tuo corpo, come è infilato. Sei consapevole delle spalle, ma Shen, altro carattere, è anche spirito. Quindi ok, mano, sguardo, spirito, oppure mano, sguardo, corpo. Il corpo com'è? Tu puoi anche essere con delle disabilità, con delle diverse abilità, ma sei consapevole o semplicemente lo vivi inconsapevolmente? Sei consapevole di com'è il tuo corpo? Shou, Yen, Shen. La domanda che mi hai fatto prima, fa. Tu mi hai fatto una domanda, prima fa. Quindi sì, è importante anche la consapevolezza, il metodo, il fare, a cosa serve. Nelle arti marziali fa è anche l'applicazione. Stai facendo un movimento vuoto,
o sai a cosa serve, sai a cosa serve, oppure così, sei consapevole, hai metodo, anche l'applicazione marziale è grezzo, ma è fa, e anche le conoscenze, la lingua al palato, se non te lo dicono non lo fai, quello è fa, perché la lingua al palato congiunge due percorsi di energia, mai e domani. Senza quello non c'è questa congiunzione. Senza quello non c'è questa congiunzione. Quindi anche nella preghiera, Io, Dante sì, anche di notte, quando dormo. Io di notte quando dormo mi sveglio, non ho la lingua al palato, la rimetto a palato. Sì? Riconnetti. Ma anche per evitare di bruxare, evitare di stringere i denti, evitare di contrarre la mandibola, la lingua al palato, un sorriso interiore. Bello. Shou, Yan, Shen, Fa, poi Pu, posizioni, che in un lavoro come il tuo è che cosa succede dalla pancia in giù. Guarda come sei naturale, tu naturale sei Yang. E anche nel Qigong abbiamo la gru che vuole orientamento, ad esempio, che è così, stili di arti marziali che sono così come la Torre Eiffel, sprofondati nel Tantien, e abbiamo invece stili che sono espansi verso l'esterno, come il Tai Chi Chuan. Non c'è giusto e sbagliato. Yin accumula, Yang esprime. Yin accumula, Yang esprime. Non c'è giusto e sbagliato. Sì, Yin accumula, Yang esprime. Quindi nella respirazione inspirare Yin, ispirare Yang. Volendo si potrebbe fare aria dentro, aria fuori. Ma generalmente i Qigong che stanno dentro stanno sempre dentro. E i Qigong che stanno fuori stanno sempre fuori. Grazie, grazie perché mi fai delle belle domande, sono delle domande trabocchetto.